Benvenuti a tutti, buon 2023, bentornati su questo canale. Voglio che questo anno abbia una spinta propulsiva particolare. Voglio offrire dei video complessi, dei video più semplici, ma soprattutto voglio darvi degli stimoli che poi possono tornare indietro a me in modo da riuscire a creare un'offerta che possa essere sempre più interessante. Per questo motivo ho preso spunto da un video realizzato qualche settimana fa, quello sulla macro all'occhio, dove vi spiegavo un po' la realizzazione. In questo caso vi voglio portare invece con me a vedere il primo shooting dell'anno. In realtà vi farò vedere qualcosa di molto semplice e anche un po' bizzarro. Volevo catturare la nebbia che imperversa nelle ultime 2 settimane in tutta la mia zona. Ovviamente nel momento in cui ho deciso di uscire per riprendere la nebbia non c'era più. Per questo motivo io e Gianluca abbiamo deciso di cambiare la meta, che doveva essere la montagna, e quindi abbiamo deciso di andare al mare in una zona molto conosciuta, quella della Costa dei Trabocchi, e nello specifico il Trabocco turchino che ho fotografato più volte. L'idea è quindi diventata quella di provare questa fantastica lente, vediamo se riesco a metterla a fuoco, il 14 1.8 G Master, una delle ultime lenti che sono entrate nella mia line-up. E che cosa è successo? Siccome ho questa lente da poco e questa lente ha un sistema di filtraggio piuttosto particolare, filtraggio ovviamente che è importante nella fotografia di paesaggio, mi sono trovato sprovvisto dei filtri di cui avevo bisogno per scattare delle immagini con questo grandangolo, che alcuni di voi forse sanno, ha la possibilità di essere filtrato nella parte posteriore, ovviamente con un portafiltri dedicato anche nella parte anteriore, però diciamo che questa mattina non avevo filtri né per la parte posteriore né per quella anteriore, quindi ho deciso di inventarvi uno scatto un po' particolare per farvi divertire e per darvi uno spunto. Cosa succede quando andiamo a fotografare un paesaggio classico come quello marino, con un elemento specifico architettonico del Trabocco? Intanto avremo bisogno di filtri per allungare i tempi di scatto, che comunque si riescono a tenere abbastanza lunghi all'alba. Ovviamente però c'è sempre una certa differenza tra la parte superiore e la parte inferiore del fotogramma. Molte volte non ragioniamo a fondo riguardo al comportamento della luce. In una situazione di questo tipo, nella zona superiore del fotogramma abbiamo più luce, il cielo diventa più luminoso, mentre la parte bassa del fotogramma ovviamente rimane più buia perché non è ancora bagnata dalla luce. Quindi cosa ho pensato? Qualcosa di abbastanza bizzarro, di inventarmi un filtro graduato con l'abbiamano. Quindi andando a coprire una parte del fotogramma. Voi direte, ma certo poi si vedrà la mano nello scatto. Ma quando abbiamo uno scatto di alcuni secondi, in realtà alcune delle cose che vengono posizionate davanti alla lente non si imprimono, ma vanno semplicemente a ostruire parte della luce. Come vi ho detto prima, nella parte superiore, quando il cielo diventa più luminoso, c'è più luce, quindi la mia idea era quella di bloccare fino a un certo punto del fotogramma la luce che arrivava proprio in quella zona dello scatto. E il risultato è questo. Gianluca, che era con me, mi ha dato una mano, mi ha ripreso proprio nel momento in cui andavo a scattare questa foto. Quello che è il risultato lo potete intanto vedere direttamente dallo schermo della macchina subito dopo averlo effettuato. Come si può vedere chiaramente, la parte alta e la parte bassa sono piuttosto uniformi, e questo semplicemente perché nella parte superiore è arrivata meno luce rispetto alla parte inferiore, ma essendo il cielo più illuminato si è creata una situazione di uniformità tra la parte alta e la parte bassa. Ad esempio in questo altro scatto potete vedere come senza questa ostruzione nella parte superiore dell'immagine il cielo è completamente bruciato. Al contrario, sottoesponendo ovviamente tutta l'immagine è piuttosto sottoesposta, ovviamente la parte bassa ulteriormente.
Per quanto riguarda la post-produzione, potete vedere, sono andato a lavorare sulle luci e sulle ombre, ho lavorato sulle curve, sono andato a lavorare sui colori per cercare di enfatizzarne alcuni e di ridimensionare il peso di altri, ho lavorato sul bilanciamento del bianco, ho lavorato sulla nitidezza, sulla texture e questo è il risultato finale. Non è lo scatto della vita, ma vi volevo dimostrare che a volte ci si può ingegnare e inventare uno scatto in una situazione che non avremmo mai immaginato. Vi voglio far vedere alcuni altri scatti fatti questa mattina. Io spero che questa breve puntata possa essere stata divertente. Io credo che il punto focale sia la creatività. Anche quando non abbiamo molti mezzi a disposizione, possiamo creare la nostra visione, possiamo sperimentare, perché senza la sperimentazione, senza i tentativi, senza gli errori che si fanno inevitabilmente quando si impara, non si riesce davvero a padroneggiare il mezzo e padroneggiare anche la propria arte, se la vogliamo chiamare così. Spero che questa idea di proporvi una sorta di backstage sia stata interessante, vorrei proporvela anche in futuro. Se avete delle idee specifiche, ovviamente scrivetele nei commenti, fatemele sapere. Io vi ringrazio ancora e vi do appuntamento alla prossima puntata. Grazie!